Realizziamo insieme un vestito tratto da carta modelli di agosto e come ho già detto nel video della rivista, questo mese è veramente carino, ci sono tante proposte interessanti di vestiti e di intimo, quindi vale veramente a mio avviso la pena di comprarlo. Ho realizzato questo vestito qua, veramente molto carino e facile da realizzare, infatti è una cucitura facile, è indicato anche qui, e qui viene proposto in un tessuto di pizzo elasticizzato. Io invece l'ho realizzato in una viscosa, quindi si può realizzare anche con un tessuto non elasticizzato. Farlo è a mio avviso semplice, dite sempre che lo dico per tutti i vestiti, ma in realtà è proprio così, lo vedrai nel video, ci sono poche cuciture da fare, non c'è cerniera, non ci sono bottoni e la procedura è davvero facilissima. Allora, fammi sapere cosa ne pensi di questo vestito, ricordati di visitare il mio sito www.ladolcearia.com per vedere anche dei tessuti, lasciami un commento, iscriviti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Seleziona il cartamodello dalla rivista e leggi le istruzioni per quanto riguarda il materiale necessario e come procedere. Taglia quindi il cartamodello seguendo la tua taglia, scegli il tessuto che preferisci, io ho scelto questa bellissima viscosa, e disponi il cartamodello sopra il tessuto come da indicazioni. Iniziamo quindi facendo le asole dove far passare il cordoncino nella vita. È indicato sul cartamodello dove posizionare. Quindi scegliamo un bottone della dimensione giusta, utilizziamo il piedino per fare le asole e realizziamo le due asole alla stessa altezza. Le apriamo e qui passerà il nostro cordoncino a vita. Disponiamo quindi il telo del vestito del davanti sul dietro, diritto contro diritto, e facciamo una cucitura con un punto diritto lungo entrambi i fianchi. Segniamo i punti fondamentali. Procediamo con una cucitura, apriamo il margine, lo stiriamo. Io l'ho rifinito con la taglia e cuci, lo puoi rifinire con lo zig zag e la macchina normale, e andiamo a cucire lo sbiego per quanto riguarda il profilo dello scalfo. Quindi disponiamo diritto contro diritto, fermiamo con degli spilli e realizziamo una cucitura con un punto diritto a 4-5 mm dalla fine del margine. Rivoltiamo quindi il nostro sbiego verso i margini due volte, quindi copriamo i margini e poi rigiriamo ancora una volta e facciamo una seconda cucitura a filo del bordino. In questo modo i margini verranno ricoperti e il profilo risulterà perfetto e pulito. Copriamo i margini e poi rivoltiamo. Procediamo con un punto diritto. Ecco qua, già rifiniti i margini. Adesso andiamo a cucire il nastro dove dovrà passare il nostro cordoncino. Dispongo il diritto sopra il rovescio del vestito e faccio una cucitura lungo il bordo basso della mia striscia. Quindi non vado a coprire i passanti. Rifinisco la parte alta di questo cinturino, la stiro e adesso vado a posizionarla verso il basso andando a coprire i passanti. Faccio una seconda cucitura che andrà a coprire appunto le asole dove passerà il mio cordoncino. In pratica creo il canale posizionato dove è indicato nel cartamodello che va a coprire le due asole. Realizzo quindi il mio cordoncino, quindi ho preso una striscia alta 2 cm, l'ho stirata a metà e l'ho ripiegata da entrambi i lati verso il centro e realizzato una cucitura. Adesso vado a cucire a filo e in questo modo creerò il mio cordoncino. Posso anche prendere un cordoncino di un altro colore. Lo passo nel mio canale attraverso le due asole create con l'aiuto di una spilla da balia. Passo in giro ed ecco finito
il cordoncino passato. Posso stringere il vestito quanto voglio. Prendo quindi la stoffa per il volant in fondo al vestito e cucio i lati corti, dispongo diritto contro diritto. Allo stesso modo con il volante delle spalle chiudo a cerchio e cucio la parte bassa, la rifinisco e io ho realizzato un cordoncino con un rotolino con la taglia ai cuci, voi potete fare anche con la macchina da cucire. Vado quindi a cucire il volant sopra la parte alta del vestito, trovo il centro del mio telo davanti, il centro del telo dietro, appoggio il diritto del volant sul rovescio del vestito a filo, metto degli spilli sia nel telo davanti per tutta la sua lunghezza che nel telo dietro. Trovo anche qui il centro che è la cucitura, qui lo trovo con uno spillo, dispongo appunto degli spilli. Qui il tessuto non va arricciato ma va cucito diritto, teso, e faccio una cucitura con un punto diritto sia sul davanti che sul dietro. Ecco qua cucito, apro i margini di stiro, adesso rivolto il mio volant con la parte diritta verso l'esterno. Appiattisco bene la cucitura, la stiro e faccio una seconda cucitura a 1,5 cm creando il canale dove andrà messo l'elastico per stringere le spalle. Vado a coprire entrambi i margini di cucitura. Dove non c'è il tessuto sotto giro il fondo della stoffa creando un canale e cucendo a filo dove andrà passato poi l'elastico. Quindi cucio entrambi i teli del volante del vestito a circa 1,5 cm dal margine e laddove non c'è il tessuto del vestito, c'è solo il volante, ripiego il volant creando il canale dove passerà poi l'elastico. Misuro quindi la lunghezza dell'elastico necessaria per il mio vestito e le mie spalle ed inserisco l'elastico aiutandomi con una spilla da balia ed avendo lasciato un 2 cm di apertura per infilare appunto l'elastico. Lo passo tutto intorno, misuro chiaramente il vestito per vedere se va bene e poi finisco la cucitura dove avevo lasciato l'apertura. Ecco qua, la larghezza è perfetta. Rifinito, i margini sono coperti. Vado quindi ad attaccare il mio volant che ho rifinito in basso sempre con la taglia ai cuci. Qui faccio un punto filza, cioè un punto diritto molto largo lungo tutto il margine superiore, prendo uno dei capi del filo e lo tiro per creare un'arricciatura che deve essere distribuita in maniera uniforme lungo tutto il cerchio del volant della stessa larghezza della gonna del vestito. Vado quindi a disporre degli spilli sulle cuciture laterali a destra e sinistra, distribuisco bene l'arricciatura lungo tutta la larghezza in modo che sia uniforme e della stessa larghezza del vestito, dispongo più spilli per tenere fermo e poi vado a fare una cucitura con un punto diritto sotto la cucitura chiaramente dell'arricciatura in modo che questa venga nascosta. Ecco qua cucito, ho rifinito con la taglia ai cuci, il vestito è pronto. La realizzazione è stata molto semplice. Che ne dici, ti piace? A me moltissimo, fammelo sapere qui in un commento, ricordati di iscriverti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!